Attenzione, la conoscenza di funghi si acquisisce tramite studi ed esperienza. Se siete inesperti, portatevi sempre dietro un manuale e se non siete sicuri di ciò che raccogliete, rivolgetevi sempre al personale competente prima del consumo. Detto questo, buona visione. Calocipe gambosa è un fungo particolarmente precoce, infatti è uno dei primi funghi a inaugurare la stagione micologica, nonché, a parer mio, il migliore nel farlo. Lo si può rinvenire già da inizio primavera e questo è da ricollegarsi a uno dei nomi volgari con il quale è conosciuto. Questo fungo infatti ha la tendenza a comparire attorno al 23 aprile, festa di San Giorgio, anche se, con annate d'inverno miti e nelle zone temperate, lo possiamo ritrovare anche verso la fine di marzo. Questo fungo ha crescita gregaria molto marcata, infatti imbattersi in una zona di fruttificazione ancora immacolata risulta decisamente gratificante per il numero notevole di esemplari che vi si possono rinvenire. Questo fungo cresce principalmente su prati e ai margini boschivi, dove tende a legarsi con cespugli di piante quali il biancospino e il prugnolo, da cui prende un altro dei suoi nomi. Trovare zone di fruttificazione di questo fungo non è per niente facile, in quanto la sua distribuzione è disomogenea e non comune lungo tutto lo stivale. A questo si aggiunge il fatto che per la raccolta scorretta che ne viene fatta, e che ha portato questa specie quasi a sparire dal nostro paese, è entrato a pieno diritto nelle specie a rischio. La raccolta che citavo consiste nell'utilizzo di rastrelli per sollevare il manto foglioso e nella raccolta di esemplari al di sotto dei 2 cm, limite di legge, che impedisce la corretta riproduzione per questo fungo. È proprio per questo che gli stimatori tendono ad essere particolarmente gelosi della Calocipe gambosa, così come il fatto che venga venduto a prezzi di mercato decisamente elevati. Ma veniamo alle caratteristiche. La carne di questo fungo si presenta soda e compatta, solitamente di colore bianco crema e dall'odore intenso di farina fresca. Il cappello, nella prima fase di sviluppo, è tondeggiante e carnoso, poi questo diviene convesso e pianeggiante con la crescita. Le lamelle di questo fungo sono particolarmente fitte e la cuticola si presenta glabra e facilmente asportabile. Il colore di questo fungo presenta sfumature cromatiche che vanno dal bianco crema fino al giallo ocra, con tendenze al bruno rossastro per alcuni esemplari. La Calocipe gambosa è considerato un eccezionale commestibile, soprattutto qui in Toscana, dove è considerato uno dei migliori funghi in circolazione. Tuttavia, a causa del suo aroma e sapore molto intenso, da alcuni non viene apprezzato, come capita per funghi come la Geotropa o il Lactarius, noti per i loro sapori intensi. Riguardo alla possibilità di confusione con altri funghi ci sono poche accortezze. Il periodo di crescita limita molto la possibilità di confonderlo con simili tossici. È però possibile confonderlo con esemplari di Tricoloma precoci che tuttavia sono dei commestibili, anche se mediocri. Concludo dandovi un trucco per consumare questo fungo. Invece di cuocerlo, fateci un battuto fine con qualche esemplare crudo. Conditeci la pasta con un filo d'olio, un po' di pepe e una spolverata di formaggio. Sì, in piccole quantità è consumabile anche crudo senza problemi. Buon appetito!